Quarto livello di calibrazione rappresenta la successione logica del precedente, infatti oltre alla B adesso saremmo chiamati ad aggiungere anche le altre lettere dell'alfabeto che abbiano le stesse caratteristiche, cioè la continuità del tratto. Quindi dopo la B avremo la C, poi la D, la E la salteremo per quel discorso dei tratti e poi avremo la I, la M, la N e via dicendo. Ora il mio suggerimento è quello di aggiungerle gradualmente, nel senso non mettiamole tutte insieme, ma aggiungiamole mano a mano, quando vediamo che il paziente non dimostra grossi problemi né di confusione e né di errore dovuti ad una sensibilità alterata della direzione del movimento. Quindi qualora non ci siano problemi, anche con la B cominciamo ad aggiungere anche la C e facciamo qualche esecuzione, poi la D e via dicendo fino alla Z. Quinto livello di calibrazione. Quindi siamo arrivati a questo quinto livello quando il riconoscimento di tutte le lettere, tutte le figure non dà pressoché problemi. Adesso è il caso di cominciare a lavorare in termini di spazialità del movimento attraverso una modalità di esecuzione un po' più complessa ed è quella che richiede il riconoscimento del piano sul quale avviene il movimento. Ad esempio, il piano che abbiamo utilizzato fin da adesso è il piano frontale, cioè come se la lavagna fosse di fronte a noi e quindi questo piano. Adesso quello che possiamo proporre è una variabile in più, cioè quello del disegno effettuato sul piano orizzontale ed il movimento non avverrà più a carico solo della spalla come avveniva prima quando il movimento era di fronte a noi, ma avverrà anche attraverso l'aiuto del gomito, in questo modo qui, d'accordo? Nel caso di afasia, che cosa faremo per poter richiederne l'indicazione? Quello che dovremo fare è gestire il piano del foglio che stiamo utilizzando per l'indicazione. Facciamo in questo modo, vediamolo. Allora, pronto? Via. E stop. Allora, è esatto, è il quadrato, però stava, prendo, così, su questo piano qui, va bene? Allora, proviamo di nuovo. Togliamolo così almeno gli diamo direttamente in mano il piano da dover gestire in questo modo. Allora, pronto, via. E stop. Così, cerchio orizzontale, benissimo. Chiaramente nel caso in cui non ci siano problemi di linguaggio il paziente sarà lui stesso a dire se si trova in piedi, di fronte, verticale oppure orizzontale, sdraiato sul tavolo. Non è tanto il termine quanto l'indicazione chiara di aver capito su che piano avviene il movimento. Benissimo. Il sesto livello è quello che ci permette di raggiungere l'esercizio corrispondente di categoria superiore, che è il piano inclinabile per il recupero della presa, che nella versione digitale trovate nelle lezioni 45 e 46, mentre nella versione DVD lo troverete nel capitolo 8 dedicato al recupero della presa e della manipolazione. Assicuratevi anche di aver letto le informazioni presenti nella lezione 22 e
nel DVD5 per quanto riguarda la gestione del passaggio tra i due grandi gruppi di esercizi di confidenza e di categoria superiore.